La musica è cultura, la musica è passione, è condivisione. La musica è quella cosa meravigliosa che avvicina tantissime persone. Da cosa nasce cosa? E infatti dalla live che ho realizzato a sostegno dei negozi di dischi è nato questo video. In che senso? Ve lo spiego meglio mostrandovi i miei ultimi acquisti e presentandovi una bella iniziativa molto interessante per tutti quelli che seguono questo canale. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se non sei ancora iscritto, rimedia subito e attiva la campanellina per non perderti i miei prossimi video. E allora, Galeotta fu la live realizzata a sostegno dei negozi di dischi, questa qui, che mi ha fatto conoscere più da vicino alcuni dei protagonisti di questo fantastico mondo. Con uno di loro ho continuato a sentirmi anche dopo la live per cercare di creare un punto di unione con la community di Vinilicamente. Sto parlando di Daniele Giordano della Discoteca Laziale, uno dei negozi di dischi più importanti d'Italia, che mi consente di realizzare questo video grazie al forte sconto che ho ricevuto per i miei ultimi acquisti. Ma il mio interesse e quello di Daniele è anche quello di agevolare tutti quelli che sceglieranno la Discoteca Laziale per i loro prossimi acquisti partendo da questo video. Utilizzando infatti il coupon Vinilicamente, tutto maiuscolo e tutto attaccato, da oggi fino al 15 giugno potrete godere di uno sconto del 5% su qualsiasi vostro acquisto, che sia un vinile, CD, gadget, hi-fi, abbigliamento, qualsiasi cosa. Qui sotto in descrizione trovate il link alla pagina di Vinilicamente presente sul sito della Discoteca Laziale per acquistare rapidamente i dischi che vi presento in questo video. Da lì poi, se volete, potrete cercare qualsiasi altro titolo o articolo sia di vostro interesse e ricevere sempre il 5% di sconto senza obbligo di spesa minima. E chi è il primo? Eccolo qua, MTV Unplugged dei Pearl Jam. Aspettavo a gloria una ristampa normale di questo disco. Cosa vuol dire normale? Che la precedente ristampa, che poi dal punto di vista del master è identica, era un'esclusiva del Record Store Day 2019 che non sono riuscito a recuperare in tempo a prezzi umani. Onestamente questa uscita me l'ero persa e l'ho trovata grazie all'algoritmo del sito della Discoteca Laziale che me l'ha ficcata tra i prodotti correlati di un altro disco che vedremo più avanti. Cosa dire? Uno degli unplugged più belli registrati da MTV? Probabile, di sicuro uno dei miei preferiti, perché il vocione e le smanie di Eddie Vedder sono al loro massimo splendore e gli arrangiamenti spaccano anche senza i chitarroni tipicamente grunge. Per chi ha vissuto in contemporanea quegli anni splendidi è un acquisto obbligatorio, ma voglio sbilanciarmi e qui lo dico e qui lo nego, è obbligatorio per ogni amante del rock. Oh, che questa è una bella bomba. Omar Pedrini non avrà la voce di Francesco Renga, ma chi se ne frega. Preferisco di gran lunga un artista meno dotato vocalmente, ma più coerente nella sua carriera. E poi non dimentichiamoci che per festeggiare i 25 anni del capolavoro dei Timoria, Viaggio senza vento, Omar ci aveva anche provato a radunare tutta la truppa per fare un mini tour celebrativo e quindi ringraziare tutti i fedelissimi che non li hanno mai dimenticati. E sappiamo purtroppo come sono andate le cose. Il purtroppo che ho utilizzato è dovuto però solo al fatto di non averli rivisti e riascoltati tutti insieme, perché il contenuto di questo doppio live è da pelle d'oca, contiene quasi tutti i brani del disco originale ed è caldamente consigliato a tutti quelli che hanno amato questo disco fantastico. Ci sono anche i featuring di Eugenio Finardi e Mauro Pagani, ma cosa vuoi di più della vita? Probabilmente la riunione dei Timoria.
Oh, si va avanti alla grande. Da adolescenti molti di noi sono rimasti affascinati dal mito di Jim Morrison. A me è successo dopo aver visto il film di Oliver Stone, di grana grossa, di matrice tipicamente hollywoodiana, ma efficace nel rinverdire il fascino dei Doors, della loro musica e soprattutto del loro carismatico leader, facendolo conoscere ai più giovani come il sottoscritto. Sono legato a questo disco più che altro per i ricordi che mi evoca, perché dei Doors che amiamo c'è poco. Uscito nel 78, quando ormai Jim aveva salutato tutti da un pezzo, contiene delle sue poesie musicate dal resto della band. Curiosamente è stato il primo CD che acquistai dei Doors, usato nel videonoleggio in cui avevo da pochi minuti riportato la videocassetta del film di Oliver Stone. Sono un maledetto sentimentale, ecco perché l'ho acquistato anche in vinile, che è 180 grammi, nero, rimasterizzato con un bel booklet di 8 pagine. You know we are ruled by TV. Ne ho approfittato per rinfrescarmi un attimo perché qui nello studio c'è già un caldo atroce e quindi vi anticipo che ad agosto sarò in ferie, ci rivedremo a settembre. Allora, preferite i Radiohead più melodici, più rock oppure quelli più concettuali? Bella domanda. Per quanto mi riguarda, io li ho conosciuti con The Bands e ho assistito in diretta a tutte le loro mutazioni ed evoluzioni, quindi per me è difficile dire quali preferisca perché mi sembrano due poli opposti, anche se in natura i poli opposti si attraggono e anche nei Radiohead più cervellotici possiamo scorgere delle venature popular ed è proprio questa secondo me la chiave del loro enorme successo anche presso il pubblico più casual. Hail to the Fifth, oltre ad essere un titolo impronunciabile, è anche l'album probabilmente che miscela meno bene le loro due anime, ma in senso assoluto rimane un gran bell'album e poi in vinile mi mancava, quindi ho rimediato. Un altro bel tuffo nei ricordi. Nella mia adolescenza mangiavo pane e grange e per questo andavo a cercare anche dischi e gruppi meno conosciuti che riascoltati oggi sono un po' imbarazzanti, ma all'epoca la mia curiosità era ai massimi storici e non ero mai sazio. Se però devo fare solo due nomi, i miei preferiti erano Pearl Jam e Nirvana, naturalmente per motivi diversi. Questa è una raccolta che può essere un ottimo regalo da fare e da farsi se non si conoscono o non si ha nulla in vinile dei Nirvana, oppure come ripasso o come nel mio caso per avere la versione fisica dell'unico inedito presente in questo best of, cioè You Know You're Right. Pensate che ho sempre voluto acquistarla dal momento in cui è stata pubblicata per la prima volta in CD. Era il 2002, non l'ho mai fatto prima per lo stesso motivo per cui volevo acquistarla, ossia il brano inedito. C'era solo quello e per tutto questo tempo, quando volevo riascoltarmelo, andavo a guardarmi il video su YouTube, le altre canzoni le avevo già in tutti gli altri dischi. Allora, visto il trattamento di favore che mi ha fatto Daniele della discoteca laziale, mi sono tolto questo sfizio. A proposito, per un titolo che state cercando da tempo o per qualsiasi altra domanda, potete chiamare in negozio al numero che trovate qui sotto in descrizione, chiedete di Daniele e gli dite che arrivate da questo video e lui farà il possibile per accontentarvi. Nei 90 c'era il grunge, negli anni 0 c'erano gli Strokes, che messa così è una pura provocazione, lo ammetto, ma devo anche dire che sugli Strokes ci avevo scommesso molto e non ero il solo. Avevo adorato
il loro primo disco e mi gasava a bestia il modo in cui Julian Casablancas e gli altri suoi compagni di merende tenevano il palco. Chitarre belle secche e intrise di groove, voce malata e presenza scenica. Cosa vuoi di più dai nuovi fenomeni del rock americano? Peccato poi che nel corso degli album la creatività abbia avuto delle fasi alterne, ma per i miei gusti i primi 3 dischi sono da avere assolutamente. Ecco perché a questo giro ho recuperato Room on Fire, che è il secondo, pubblicato nel 2003. Si parlava di Pregiudizio a proposito del Grignani della fabbrica di plastica, dove? In questo video. E si parla di pregiudizio anche per i Maneskin, ai quali non si perdona niente, a partire dall'essere diventati famosi grazie a X Factor. Quindi i Maneskin che non sanno suonare, che non sono rock, che sono raccomandati, l'Eurovision è una pagliacciata e tutto quello che vi pare. Io chiaramente non sono assolutamente d'accordo. Gli album precedenti non mi interessavano, questo invece sì, anche perché è tutto in presa diretta e si sente. Se da questi 4 ragazzi non pretendete la rivoluzione del rock, in Teatro d'Ira volume 1 potrebbero piacervi. Dategli una possibilità e non ve ne pentirete. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla, tu portami dove sto che qui mi manca l'aria, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. Non ho mai nascosto il fatto che io mi sia avvicinato al progressive solo in età adulta, perché purtroppo questo genere fantastico, musicalmente ricchissimo e molto tecnico, spesso si porta dietro l'effetto della grande maestria dei suoi protagonisti. Traduco, spesso il prog è stato divulgato da professorini che fanno tutto tranne che suscitare interesse per il genere, aggiungendo ampollosità ad una musica che già di suo è parecchio piena. Tra i dischi da ascoltare almeno una volta nella vita ci sono sicuramente quelli di Emerson, Lake e Palmer, e per quanto mi riguarda sono riuscito ad apprezzarli dopo aver approfondito il nostro progressive, perché sulle prime mi risultavano un po' troppo impegnativi. Piano piano però sto recuperando tutte le loro uscite, queste qui rimasterizzate, e stavolta è toccato a Trilogy, il loro terzo album in studio uscito nel 72 e per la cronaca il preferito di Greg Lake, quindi rimasterizzato dai nastri originali a 24 bit nel 2015. Queste qui con queste edizioni, con questo adesivo qui, sono tutte ottime, sono le ultime ristampe, consigliate. Rimaniamo in ambito progressive, però ci spostiamo in Italia ai giorni nostri con Sadako e le 1000 gru di carta dei veronesi
Logos. Dovevo recuperarlo da un po' perché mi era stato caldamente consigliato da più di uno di voi per essere uno dei migliori esempi di prog contemporaneo, e devo dire che ascoltandolo in streaming prima di acquistarlo devo dare ragione a chi me lo ha consigliato. È un prog di impostazione classica, suonato alla grande, con un concept incentrato sull'abominio della guerra, visto che la Sadako del titolo è una bambina giapponese realmente esistita, morta in seguito alle radiazioni del bombardamento su Hiroshima. Ma lascio a voi il piacere della scoperta di questa storia struggente e bellissima, e lascio a voi il piacere della scoperta di questo album strepitoso. Un po' di metal non guasta mai, e si parla in questo caso di Beneath the Remains dei mitici Sepultura, una delle poche band metal che ho veramente amato alla follia, soprattutto per la loro audacia nel contaminare il genere e nel non voler assomigliare a tante altre band copia e incolla. La tripletta Arise, Chaos AD e Roots è da infarto, e Chaos AD è di sicuro nella mia personalissima top 10 metal, ma anche Beneath the Remains pesta giù duro, che è una bellezza. Mi mancava ed era arrivato il momento di recuperare. Tra l'altro questa è la versione rimasterizzata in 2 LP con il disco originale e il secondo con bonus tracks inedite, e un pezzo dal vivo imperdibile. All'inizio del video vi raccontavo delle molteplici connessioni che ci consente di fare la musica. Ebbene, il prossimo disco l'ho acquistato proprio grazie ad una di queste connessioni. Con cosa? Con un video che ho realizzato qualche tempo fa dedicato al debutto epocale dei Litfiba, Desaparecido, e il video lo potete trovare qui. E infatti dici Litfiba e anni 80 e ti viene in mente Gianni Maroccolo. Dopo i 4 splendidi volumi del suo disco perpetuo Alone, qualche mese fa il buon Marok si è unito a un altro protagonista di quegli anni, già suo compagno di 1000 avventure proprio dentro il FIBA ma anche fuori, ossia il marchese Antonio Aiazzi. E il risultato è Mephisto Ballad, un disco che viene da molto lontano, per la precisione dal 1982 e dalla Mephisto Festa, un evento organizzato da Bruno Casini, storico promoter della vita culturale fiorentina e primo manager degli Litfiba. Qui dentro c'è infatti EFS, un brano finito nel primo EP del gruppo che qui viene naturalmente rielaborato. Il filo che lega quelle musiche a queste è il senso di cupa oppressione che riesce a diventare catarsi. C'è poco da fare, Maroccolo e Aiazzi sono sempre una garanzia. E ancora collegamenti. Chi c'è ai synth e alle chitarre in Mephisto Ballad di Maroccolo e Aiazzi? C'è
Flavio Ferri, fondatore e anima sonora dei Delta V. E nel suo disco Testimone di passaggio chi ritroviamo tra i tanti ospiti? Proprio Gianni Maroccolo. I testi sono di Luca Ragagnin, uno scrittore già prestato alla musica per aver collaborato soprattutto con i Subsonica, e dal punto di vista del sound la musica è il risultato del miglior rock italiano anni 90 rielaborato in chiave moderna secondo il background artistico e il gusto di Flavio Ferri. Assolutamente consigliato. Estate inferno, poi di nuovo estate. Attendi sul confine di ogni saldo. E perché invece ho preso questo disco di Valerio Sanzotta? Perché è uno che dedica la canzone d'apertura di un suo disco a Nick Drake, per me ha già vinto tutto. Però non è solo questo il motivo, naturalmente. Naked, oltre lo specchio di Valerio Sanzotta, è un bel tributo all'universo femminile. Poetico, delicato, sentito, insomma si capisce che si tratta di materiale fortemente voluto e pubblicato per questo motivo, non per arrivare alla massa. Ma d'altra parte la musica accontenta tutti. In alcuni tratti la voce di Sanzotta ricorda quella di Alan Sorrenti del periodo progressive, e questo aggiunge ulteriore valore al disco. In chiusura poi c'è una poesia recitata dal grande Giulio Casale. Sanzotta può essere una bella scoperta per tutti quelli che apprezzano anche dischi composti e prodotti in punta di piedi. Il sangue dentro il naso, dici che sei caduto. Never give up, never give up. Splendida, e chiudiamo con una tra le massime interpreti e tra le voci più intense della nostra canzone, Loredana Bertè, che nel 2020 ha compiuto 70 anni, e questa ristampa infatti è legata alla serie 70 Bertè che la omaggia. Tir è il terzo disco pubblicato nella lunga carriera della grande Loredana e anche la terza uscita di questa serie. La copertina rifà vagamente il verso a Sticky Fingers degli Stones. Visto il soggetto delle due cover, personalmente preferisco questa. Quasi tutti i brani di questo disco sono firmati dal duo Oscar Avogadro e Daniele Pace, due degli autori più straordinari che la nostra canzone abbia mai avuto. E poi il personale di studio, solo per citarne alcuni, c'è Massimo Luca, Stefano Cerri, Mario Lavezzi e Walter Calloni. E ai cori c'è anche la sorella di Loredana, Mia Martini. Edizione illimitata, 1000 copie e vinile trasparente. Ultimissimo disco bonus a proposito di Loredana Bertè. Tra i prodotti correlati consigliati dalla discoteca laziale c'era questa doppia raccolta in vinile dedicata alla sorella di Loredana, Mia Martini, la grande Mimì. Qui dentro ci sono alcuni dei brani più belli di questa interprete indimenticabile. Naturalmente è consigliato soprattutto se non avete ancora niente in vinile di questa grandissima donna e interprete. Dolcissima e meccanica, una sorella manica. E vieni a casa mia quando vuoi, e di notte più che mai dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù male che ti vada avrai tutto a me se ti andrà per una notte. E ci siamo! Ringrazio ancora una volta la discoteca laziale che mi ha consentito di realizzare questo video. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per raggiungerli e naturalmente se siete di Roma o zone limitrofe andate a salutarli direttamente in negozio. A presto
e buoni ascolti.